Ciao a tutti e benvenuti a Austin, Texas. Avrei voluto aprire questo video proprio così perché in questo momento avremmo dovuto essere proprio là a testimoniare la prima uscita pubblica in carne e ossa della BMW R18, un modello di un'importanza epocale per la casa di Monaco perché rappresenta il suo rientro nel segmento del custom, delle cruiser. Un rientro importantissimo perché dopo quel primo esperimento della fine millennio scorso con l'R1200C, adesso la scelta di BMW va in tutt'altra direzione. Se prima infatti si era puntato su un look prettamente americano, adesso la nuova R18 attinge a piene mani da quella che è la tradizione BMW estetica, ma anche per certi versi delle soluzioni tecniche. Una tecnica che comunque rimane modernissima, ma con un'estetica, con una definizione stilistica che attinge dichiaratamente e lodevolmente a quella R5 del 1936 che è stato uno dei modelli più spettacolari, più significativi della storia di BMW. Andiamo a vedere adesso come è fatta questa R18. Al centro della scena naturalmente c'è il maestoso, enorme bicilindrico boxer R18 che a Monaco non a caso chiamano Big Boxer. Diciamo a Monaco ma in realtà Berlino, perché l'R18 esce tutta dagli stabilimenti di Berlino, di Spandau, quelli più storici per BMW Motorrad. E da qui esce questo maestoso bicilindrico 1800 e qualche cosa centimetri cubi, un valore mostruoso di 158 Nm di coppia, ma soprattutto una curva di erogazione muscolosissima. Pensate che dai 2000 ai 4000 giri per un motore che ha il minimo a 950 e il massimo a 5750, il valore di coppia non scende mai sotto i 150 Nm. Quindi a questo punto poco importa che la potenza massima si attesti a solo 91 cavalli, perché su una moto del genere la potenza conta poco. Conta tanto la coppia per guidare, divertirsi, per godersi la spinta di un motore così grosso di cilindrata, appunto così pastoso e ricco di coppia. Tutto questo ben di Dio prestazionale è tenuto sotto controllo e gestito da una sostanza elettronica naturalmente da riferimento. Troviamo infatti un ride-by-wire, ovviamente, con 3 riding mode da rain, rock e roll, autoesplicativi. Il roll è quando volete guidare belli fluidi sfruttando la coppia, il rock quando invece volete fare sul serio, sfruttare appieno le potenzialità del motore, e il rain è se avete la sfortuna e prendete qualche goccio di pioggia. Naturalmente questi 3 riding mode modificano l'erogazione, la risposta dell'acceleratore, ma anche il funzionamento dei sistemi di sicurezza di assistenza pilota, il controllo di trazione, anzi di stabilità ASC, e la gestione del freno motore MSR, perché immaginatevi che cosa succede quando chiudete il gas di colpo, addirittura scalate una marcia su questa R18. La gestione elettronica naturalmente non finisce qui, c'è ovviamente un ABS che tiene sotto controllo la potenza frenante, 3 dischi da 300 mm con pinza a 4 pistoncini, ABS con funzionalità cornering e ripartitore automatico della frenata. Quando azionate la leva agite sul freno anteriore ma anche sul freno posteriore che viene con una suddivisione della frenata gestita in maniera dinamica. Troviamo anche la retromarcia che includiamo nella gestione elettronica perché evidentemente non è azionata meccanicamente ma attraverso il pulsante dell'avviamento a moto ferma, optional. Aggiungiamo a questa serie di optional naturalmente anche la gestione dei fari cornering, l'illuminazione che è una delle ultime tendenze su tutti i modelli di BMW. All'interno del meraviglioso faro a LED di impostazione retro troviamo 2 proiettori aggiuntivi a LED che non fanno altro che accendersi nel momento in cui la moto scende in piega, illuminando l'interno della curva e quindi migliorando in maniera sostanziosa e sostanziale la visibilità quando la usate di notte. Andiamo a parlare della ciclistica che conta su un cerchio anteriore da 19 pollici, un posteriore da 16, copertura posteriore sezione 180 e davanti un più tradizionale 120. Qui abbiamo un telaio al primo colpo d'occhio abbastanza atipico, perché se guardate la vista laterale, la flyline come piace chiamare il designer, troviamo una moto che sembra una tail, quindi priva di sospensione posteriore. In realtà naturalmente la sospensione posteriore c'è, è semplicemente nascosta all'interno delle sovrastrutture. Troviamo infatti un telaio a doppia culla in tubi tondi in acciaio e un forcellone fatto con la stessa tecnologia. Naturalmente il forcellone si muove, garantisce 90 mm di escursione al retrotreno. Semplicemente l'ammortizzatore azionato da uno schema cantilever è nascosto all'interno della moto. Davanti troviamo una soluzione un pochino più convenzionale, ovvero una normale forcella telescopica, però con steli mostruosi da 49 mm nascosti dentro a dei foderi bellissimi neri. Bellissima tutta questa moto perché effettivamente le finiture sono qualcosa di curatissimo, almeno da quello che riusciamo a vedere dalle immagini. Quella che vedete tra l'altro è la R18 First Edition, perché in Italia per almeno tutto il 2020
verrà commercializzata soltanto questa versione, questa prima edizione, a cui farà seguito la versione normale che sarà invece in vendita su altri mercati. La differenza dov'è? È nella livrea, naturalmente, in quello spettacolare nero che vedete con i filetti bianchi, quindi lo richiamo ancora una volta molto marcato al passato, e tantissime finiture cromate che ci sono un pochino in giro per tutta la moto. Tutta la R18 sostanzialmente, sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista tecnico, di fatto è un richiamo al passato di BMW. Basta poggiare l'occhio, ne abbiamo parlato prima, al forcellone, sul cardano. Per una volta il cardano non è integrato all'interno del forcellone monobraccio come troviamo sulle BMW più recenti, ma è esterno. Il forcellone in tubi tondi, l'abbiamo detto, ha la sua funzione, e all'esterno troviamo il cardano di cui vediamo la rotazione, una componente estremamente affascinante che ancora una volta affonda le sue radici nel passato, nell'heritage di BMW, che viene richiamato appunto da una moto di sapore prettamente europeo, come possiamo vedere già dalla posizione di guida. Come potete notare, naturalmente, infatti le pedane sono per forza di cose dietro i cilindroni del Boxer, non distesi in avanti come piace ai cruiser di impostazione più americana, ma troviamo qualcosa di più vicino a quelle che sono le proposte europee. Pensiamo a Ducati Diavel, pensiamo a Triumph Rocket 3, quindi qualcosa che non sacrifica naturalmente la dinamica di guida. Ma torniamo alle finiture, perché evidentemente la connotazione estetica di questa moto è quella che ne fa un oggetto veramente speciale. Dovunque poggiate lo sguardo c'è del metallo, e questo purtroppo causa un peso attorno ai 350 kg. Ma dappertutto non troviamo niente altro che il massimo che si possa ottenere in termini di raffinatezza. Bellissima la chicca dell'iscrizione Berlin Built che trovate per esempio sui serbatoi della pompa a freno, sulla strumentazione, oppure all'interno del faro, perché ripetiamo, questa moto è interamente prodotta ed esce da quello stabilimento storico di Spandau. Il tutto naturalmente ha un prezzo, perché parliamo di 22.990 euro per questa First Edition. Un prezzo sicuramente non alla portata di tutti, ma diciamo allineato a quelle che sono le proposte del segmento. Che cosa cambia dalla First Edition a quella che arriverà poi successivamente? La livrea, l'abbiamo già detto, in bianco e nero, diverse finiture, le placche First Edition, e tutta una serie di cromature che non troverete sulla versione definitiva. In più, diciamo che BMW ha pensato a personalizzare ulteriormente l'esperienza di chi si comprerà la First Edition, regalando in più una scatola con un'incisione del motore Boxer, all'interno del quale troviamo un libro sui 100 anni della storia BMW, diversi dettagli che possono essere sostituiti, estetici, sulla moto, un paio di guanti per sentirsi veramente come il collezionista che va a effettuare queste modifiche per i fatti suoi, e un cacciavite che potete utilizzare anche come portachiavi, perché naturalmente la R18, seppur optional, è dotata di avviamento keyless, e quindi non rischiate di segnare la vernice, ma potete tenerlo in tasca o dove preferite. Evidentemente sconfinata la lista degli optional se non vi basta quello che vi offre questa R18 First Edition. Se fosse così avete due scelte. La prima è attingere direttamente, secondo vostro gusto, dalla lista degli optional appunto proposti da BMW Motorrad. Ce n'è naturalmente per tutti i gusti, e con quella bellissima tendenza inaugurata dalla prima 90 avete la possibilità di sconvolgere sostanzialmente la vostra R18 senza andare a intaccare la garanzia o senza dover fare particolari lavori, perché la R18 è stata pensata proprio per essere customizzata per i preparatori, ma anche per l'utente finale. Potete farla diventare monoposto con un look veramente simile alle moto a cui si ispira, potete spostare la targa sul lato, potete montare manubri di ogni genere, compreso un ape hanger che io sinceramente trovo abbastanza fuori luogo per un modello del genere, ma che a qualcuno magari oltreoceano piacerà molto. Oppure, se volete, diciamo così, la pappa un pochino più pronta, potete rivolgervi a quello che BMW ha realizzato assieme a Roland Sands, famosissimo preparatore californiano con cui la casa di Monaco lavora fin dai tempi appunto della prima 90. Non a caso era stato Roland Sands a definire quel concept R90 tributo alla R90S, da cui poi è nata tutta la dinastia delle fortunatissime 90. Roland Sands ha messo a punto due kit di personalizzazione completi, con tantissime parti ricavate dal pieno, se volete un'opinione un pochino di gusto americano per quello che siamo noi europei, ma che sicuramente saprà colpire l'immaginazione di chi della R18 vuole qualche cosa di un pochino diverso rispetto a come l'hanno pensata a Monaco.
Quando arriverà qui da noi l'R18 non lo sappiamo. Come vi abbiamo detto sul sito moto.it, naturalmente la moto è già preordinabile da qualche mese e quindi se siete interessati correte, perché probabilmente queste finiranno. BMW non si sbilancia, dicevamo, sulla data di arrivo, si parla di dopo l'estate, una locuzione che può significare un pochino tutto, però se dovessimo scommettere diremmo l'inizio dell'autunno. Inizio dell'autunno in cui spero di poterci mettere le mani sopra, perché come dicevo prima BMW ultimamente non ha mai risparmiato nulla in termini di dinamica delle sue moto, quindi sono sicuro che anche questa R18 andrà bene per quanto è bella, naturalmente, all'interno dei canoni del segmento. A questo punto io vi invito, come al solito, a mettere un like al video se vi è piaciuto, a iscrivervi al nostro canale se volete continuare a sentirvi raccontare di moto di ogni genere e specie, soprattutto in questo periodo di quarantena cerchiamo di tenervi compagnia in tutti i modi che ci vengono in mente. E a questo punto non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento mai come adesso alla prossima, speriamo, prova. Ciao!